Benvenuti in un video particolare. Oggi parliamo di pittura ad olio. Parliamo di monocromo, ovvero sia di come io eseguo ultimamente la serie dei miei monocromi. Sarà un video particolare perché è come fosse una premessa al video che poi sarà. In questo appuntamento di oggi io voglio raccontarvi che tonalità di colori uso, che pennelli uso e come li mantengo e sempre efficienti e come uso conservare il colore. E poi come scegliere la tonalità giusta per i miei dipinti. Come fare per adoperarmi che la tonalità sia prodotta in una quantità necessaria per essere utile a me e come io compongo tutta la tavolozza per poi iniziare concretamente a dipingere a monocromo su tela. Spero che questo video sia interessante, che i consigli siano utili e che sia, come sempre, informativo. Allora vi lascio a questo video premessa molto particolare e importante per me. Non mi resta che ringraziarvi e chiedervi di iscrivervi al canale, mettere un mi piace, condividere il video e commentare. Se avete qualsiasi tipo di curiosità, non esitate a farlo. Quindi buona visione e a presto. Per i dipinti ad olio monocromi io uso il bianco di titanio, il bruno Van Dyck, il nero di Marte e l'ocra gialla chiara naturale. Per i colori ad olio che uso vi rimando ad un video specifico che potete trovare linkabile alla destra in alto dello schermo. Vi voglio parlare di questa pittura, della pittura monocroma, soprattutto dei paesaggi, perché è la pittura che in questo momento mi interessa particolarmente. Quindi non parlerò della pittura in generale, ma io cerco di darvi qualche consiglio dalla mia esperienza sull'uso magari dei pennelli e sull'uso della tavolozza, di come io uso questi e come uso la conservazione del colore. Partiamo da questo che è un Rosemary & Co ed è un pennello di tasso. Questo qua è un pennello di tasso naturale. Poi ho praticamente un altro pennello che è di Martora. Sono tutti e due i pennelli di Martora, che sono questo, che è un pennello piatto, e questo che è un pennello sottile. Ce ne sono anche di più sottili, però io uso adesso in questo momento uso questo pennello qui. Questo qui è un pennello russo della marca Rubloff, mentre questo qua è un pennello di Martora Emiliano, di marca Emiliano, sempre di Martora, mentre poi uso questo pelo di bue della Da Vinci. Però tutti questi link li posso mettere benissimo in calce al video nella descrizione, quindi potete trovare tutto lì. Una cosa che c'è da dire sui pennelli: è assolutamente importante mantenere il colore lontano dall'attaccatura, perché il colore dentro l'attaccatura poi, se non pulito bene nel corso del tempo, provoca il distanziamento delle setole o addirittura la caduta delle setole, quindi l'irrigidimento anche del pennello. Quindi se noi possiamo, anzi dobbiamo assolutamente, nel momento in cui dipingiamo, cercare il pennello praticamente col colore di restare più o meno a questa altezza, cioè di non avvicinarci mai all'attaccatura. Poi ovviamente la conservazione dei pennelli e la pulitura dei pennelli può essere fatta in diversi modi. Ci sono anche dei solventi naturali, vegetali, per pulire il pennello, ma io essenzialmente uso un classicissimo sapone di Marsiglia con dell'acqua. Soprattutto è fondamentale, come dicevo, non andare con il colore vicino al manico. Ci sono persone che ovviamente usano anche il lavapennelli, che è uno strumento, una specie di secchio dove
uno può tenere i pennelli anche perpendicolari. Io non lo uso mai perché c'è il rischio proprio che cadano e che possano andare a bagnarsi in questa parte qua del legno, che poi ne pregiudicherebbe poi l'integrità, ecco, proprio del pennello. Quindi quello che mi sento di dire è questo: appena si finisce di lavorare si pulisce, se si ha la possibilità di avere uno straccio, e bagnare con un po' di trementina e dargli una prima asciugatura, si toglie praticamente il colore in prima istanza, poi dopo però si lava con il sapone di Marsiglia. Quindi si fa la schiuma, si passa con un panno e comunque il pennello dura tantissimo, non ha assolutamente bisogno di altro tipo di manutenzione. Invece per quanto riguarda il colore, io uso essenzialmente tavolozze di vetro. Uso tavolozze di vetro per questo motivo, perché il vetro mi garantisce la possibilità di mantenere il colore qualora si creasse uno spessore sul colore e quindi aver bisogno di usare il colore anche il giorno successivo. Se il colore è di basso spessore non c'è problema, alla fine con la trementina si lava il vetro e si pulisce. Ma qualora noi andassimo praticamente a porre il colore qui sopra in grande quantità e non lo puliamo ovviamente perché andrebbe sprecato, io cosa faccio? Prendo una bacinella di plastica e immergo la tavolozza dentro l'acqua che ho messo nella bacinella. In questo modo l'acqua praticamente isola il colore dalla superficie, quindi impedisce al colore di seccarsi. Un'altra cosa che faccio è, per quanto riguarda i dipinti monocromi, è di stabilire delle gradazioni di tonalità e quindi ho bisogno di avere modeste quantità di colore che posso volta in volta, giorno dopo giorno, usare. Per cui mi servono delle quantità di colore da conservare. Allora io cosa faccio? Scelgo la tonalità di colore che mi serve, faccio un quantitativo di colore necessario al dipinto e lo conservo dentro un barattolo di vetro, naturalmente cercando sempre, ogni volta che io lo uso e ogni volta che praticamente smetto di usarlo, apro, riempio questo vasetto di nuovo di acqua, chiudo il vasetto e fino al giorno dopo sono sicuro che dentro il vasetto il colore d'olio non si seccherà mai. Quindi non faccio altro che il giorno dopo aprire il vasetto, versare l'acqua e non ne rimane assolutamente una goccia dentro, perché chiaramente il colore a olio e l'acqua sono due elementi che proprio non si combinano, e io posso usare il colore ad olio esattamente fresco come l'ho lasciato la sera prima. Questi sono i piccoli consigli che io ho da darvi, perché sono quelli che seguo. Adesso vorrei farvi vedere come scelgo le tinte e le tonalità per i dipinti che eseguo. Io non uso praticamente di diluente per i colori a olio, nel caso però uso olio di lino crudo. Raramente lo mischio a trementina, ma questo è una cosa che riguarda me, perché non ho bisogno che i colori secchino ulteriormente con più o meno velocità. Mi va benissimo il tempo di asciugatura che hanno e rispetto i loro tempi di asciugatura. Però invece per quanto riguarda la pulitura del pennello, un pochino di trementina prima di passarli nel sapone di Marsiglia la uso. Dunque, allora iniziamo con le tonalità. Naturalmente iniziamo dal colore più scuro, quindi io mischio il bruno Van Dyck con il nero, più bruno che nero, naturalmente. Prendo questi e li mischio qui. E chiaramente qui avrò
il colore più scuro. E questa è la tonalità di colore più scuro che io ottengo dal mischiare questi colori. Poi ovviamente devo schiarirlo, quindi io parto da questi due colori per schiarirli, e per schiarirlo ovviamente aggiungo una puntina di bianco, e questo qui lo faccio sempre di più, naturalmente, e ottengo una tonalità più chiara. Poi lo faccio ancora di più e ottengo una tonalità ancora più chiara, fino ad arrivare ad una tonalità che si avvicina di molto al bianco, se continuassi. Questi qua sono tonalità che però sono prive dell'ocra gialla, che per me è molto importante perché dà calore alla tonalità che io voglio usare. Quindi pulisco il pennello un attimo e vado a ricreare un'altra tonalità di scuro, usando sempre questi due colori, ma questa volta aggiungendo un tono di ocra gialla. Chiaramente non si vede dal vivo in questo modo qui, in questo momento qui, ma però pian piano che io andrò a mescolare i colori, aggiungendo del bianco e dell'ocra gialla, si noterà la diversità di tonalità, una tonalità più calda. Quindi invece del bianco io in questo momento aggiungo prima dell'ocra gialla. Poi quando sarà più chiara, allora aggiungerò anche del bianco. Vedete la differenza ora fra questi due colori, che sembra minima, però è importante, perché dà proprio un calore diverso al tono che io vorrò poi usare. Vedete, se continuo io ho una tonalità veramente calda, di un bianco, di un grigio veramente caldo, a dispetto di quest'altro che dovrebbe essere ed è assolutamente molto più freddo. E lo andiamo a dimostrare subito, cioè a far vedere subito, ecco. Vedete, se io avvicino questo a questo, la differenza è sostanziale. Avvicino un pochino la camera e lo vediamo. Ancora più chiaro. Per vederlo meglio. Ed ecco qua. Quando voi praticamente costruite una tonalità e la costruite sopra il bianco, dovete sempre tenere presente che quando la estendete su tutta la superficie resterà e apparirà molto più scura di quanto voi la percepite con il bianco intorno. Per cui dovete sempre tenervi un tono sotto o un tono sopra di quello che avete deciso, per avere la percezione dello stesso colore in tutta la superficie. Vedete, questa qui è una tonalità un pochino più calda di questa. Poi si può esasperare la cosa, quindi prendere ancora dell'ocra gialla e metterla nel bianco. Esasperando la cosa si può ottenere ancora più differenza. Il giallo, l'ocra gialla, è un colore molto pastoso,
che è veramente molto coprente e straordinario e molto utile. Quindi noi adesso vedete come abbiamo caricato ancora di più i gialli rispetto a questo colore che è essenzialmente più grigio. Vedete, la metto anche qua così si vede ancora meglio la differenza. Quindi abbiamo costruito parecchie tonalità di grigio. Lo andiamo ancora a schiarire di più, quindi otteniamo proprio un colore molto chiaro. E così facciamo con l'altro. Allora, con questi colori io ho la possibilità di ottenere una tavolozza che può consentirmi di costruire un dipinto monocromo miscelando le varie tonalità e consentendo a loro di coesistere tutte contemporaneamente. Un grigio può mischiarsi con questo colore, quindi compenetrare con questo colore. Dentro nell'economia del dipinto, dei dipinti che sto facendo in questo momento, questo non si nota, anche se è presente, e mi aiuta a me a modellare e a far percepire delle zone più o meno fredde a seconda dell'interpretazione che io voglio dare alla percezione del dipinto sull'osservatore. Chiaramente il metodo che io uso per la costruzione di un quadro monocromo in questo video non lo vediamo, perché ho intenzione veramente di farne proprio uno passo passo, così vedete esattamente come io scelgo i colori. Tuttavia possiamo però anche in questa fase determinare quale sarà il colore che a me servirà e che dovrò costruire in quantità per riuscire a ottenere lo sfondo, il primo tono, il secondo tono o il terzo tono che mi servono poi quando definirò il dipinto per avere più facilità nell'averli sotto mano e quindi usarli in maniera più pratica e veloce. Ecco, a questo punto qui noi abbiamo tutto il corpus delle tonalità che ci servono e io allora andrò ad indicare quelle che io di solito uso maggiormente. Allora, per quanto riguarda il fondo del dipinto, io utilizzo sempre un grigio abbastanza freddo e questa è la tonalità che io uso maggiormente. Poi mi serve una tonalità ancora più scura per definire magari le ombre all'interno. Ad esempio prendiamo un paesaggio nuvoloso all'interno di una nuvola, quindi io opterò per un colore di questo tipo. Quando io sono sicuro di quali colori usare, io non faccio altro che ripetere le dosi che ho usato per costruire il colore in grandi quantità. Allora io ricostruisco questo colore in grandi quantità e lo metto in questo barattolo. Prendo il colore di questo barattolo e compongo il fondo, però lo tengo questo barattolo perché questo colore mi può servire quando io andrò a lavorare all'interno del dipinto. Quindi io costruisco 3 o 4 colori che io lascerò nei vasetti, che possono essere questo, una tonalità più chiara che è questa, per riuscire a costruire il fondo, a costruire gli ingombri, in questo caso delle nuvole,
e poi a costruire gli scuri all'interno di queste nuvole e poi i chiari all'interno di queste nuvole. Il chiaro e il bianco, a differenza degli altri toni più scuri, tendono a incupirsi. E quindi se io, per esempio, decido di mettere i chiari ad una nuvola, il giorno dopo devo ritornare sui chiari che ho dato per riprenderli, in modo da costruire uno strato in cui l'ultimo sia il più luminoso possibile. Ma questo poi lo vedremo quando incontreremo la prossima volta, spero il prossimo martedì, di proprio compiere un dipinto monocromo in vostra compagnia, dove potete vedere passo passo tutte le fasi della costruzione di esso. Naturalmente partiamo già dalla base di partenza, che sarà questo tipo di tonalità in tutto il dipinto. Chiaramente poi noi dobbiamo tenere presente una cosa, che un dipinto monocromo, anche se è monocromo, come una fotografia in bianco e nero, in chi la guarda mantiene sempre il ricordo del colore che potrebbe essere su quella superficie, per cui lo spettatore legge sì un cielo che è di questa tonalità o di questa, però percepisce all'interno di esso il blu, perché l'esperienza delle cose che assomigliano alle cose già viste che ci fanno ritornare alla memoria il colore. Quindi è una suggestione straordinaria che rende astratto qualcosa di definitivamente reale, di concreto, che tutti quanti hanno davanti ogni giorno. I miei dipinti monocromi mi interessano perché tento dentro di essi di riportare quello che è il bianco e nero, il segno del bianco e nero che io faccio con la penna, su però una grande superficie, una superficie maggiore. E questo comincia a darmi qualche risultato e penso che questa strada sia interessante da seguire. Comunque io vi ringrazio di essere stati qui e vi lascio ad Alberto che vi saluta. Grazie ancora. Alberto mi ha lasciato il compito di salutarvi. Vi saluto e vi ringrazio. Soprattutto ringrazio quelle 200 e più persone che si sono iscritte a questo canale. È un piccolo traguardo che a me fa molto piacere e che mi dà forza per continuare ad essere qui. Un saluto grande e arrivederci a presto.